Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il GPRC LinkFlow 915 MHz 2W, modulo Express LRS ad alte prestazioni. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il modulo arriva all'interno di questa scatola, vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il modulo, un'antenna, un cavetto, il manuale di istruzioni e dei biglietti da visita GPRC. Il manuale di istruzione è molto dettagliato e contiene tutte le informazioni necessarie, come le specifiche tecniche e le impostazioni principali. Questo cavetto di connessione è pensato per radio Futaba, se invece utilizzate radiocomandi FrSky, Radio Master o Jumper non vi serve e non dovete collegarlo. L'antenna è di tipo Moxon, ben realizzata e curata nei dettagli. Come vedete qui abbiamo indicato 868 e 915 MHz, quindi è compatibile con entrambe le frequenze. Il connettore è di tipo SMA. Per finire abbiamo il modulo, il case è completamente in plastica, tranne questa griglia frontale che è in metallo. Il design è piuttosto curato e il modulo dà una buona impressione di qualità costruttiva. Sul retro troviamo una porta USB tipo C, utile per l'aggiornamento firmware, tuttavia il modulo è dotato anche di Wi-Fi, quindi se preferite potete effettuare l'aggiornamento anche senza usare il cavo. Accanto alla porta USB-C troviamo un connettore XT30 per fornire alimentazione ausiliaria. Il GPRC LinkFlow supporta batterie da 2 a 6 celle. L'alimentazione esterna di solito non è necessaria, ma può risultare utile se si utilizza il modulo a potenze elevate. Questo connettore è per il cavetto Futaba che abbiamo visto prima, nella maggior parte dei casi non sarà necessario utilizzarlo. A questo punto vediamo le specifiche del modulo, le bande operative sono 868 MHz o 915 MHz. A prescindere dalla versione che avete, la frequenza può essere cambiata senza problemi tramite aggiornamento firmware. Il chip principale è un SP32, mentre il chip RF è un SX1276. La potenza massima del modulo è 2 W e il refresh rate va da 25 a 200 Hz. Adesso passiamo all'aggiornamento firmware, questo passaggio è fondamentale per inserire la nostra password per il bind, ci servirà quindi il configuratore che troviamo in questa pagina, scaricate quello dato il vostro sistema operativo. A questo punto collego il modulo tramite USB, per aggiornare non è necessario alimentarlo, ricordiamoci comunque di inserire l'antenna nel modulo. Una volta scaricato e installato il configuratore possiamo procedere, vedremo quindi le impostazioni da selezionare per questo modulo specifico. In questo punto scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In Device Category GPRC 900 MHz. In Device GPRC LinkFlow 900TX. Come metodo per il flash scelgo UART. Qui non dimentichiamoci di scaricare l'UA script, servirà per configurare il modulo tramite radiocomando. Qui scegliamo la frequenza in base alla nostra regione. In questo punto inseriamo la nostra password per il bind, che dovrà essere uguale a quella che usiamo per le riceventi. A questo punto clicco su Flash. Perfetto, aggiornamento completato. Dopo aver aggiornato il firmware ricordiamoci di copiare l'Express LRS Lua script nella microSD della radio. Su questo lato ho la cartella download dove prima ho scaricato il Lua. Da questa parte c'è la microSD della radio che ho già messo nel PC tramite adattatore USB. Quindi apro la cartella scripts, poi quella tools. A questo punto copio all'interno della cartella tools il Lua che ho scaricato prima. Qui abbiamo finito, posso fare rimozione sicura dell'hardware e sistemare nuovamente la microSD nella radio. Per utilizzare il Lua script è sufficiente andare nel menu Sistema e selezionare Express LRS. Qui impostiamo le opzioni secondo le nostre preferenze, ricordandoci che un minor packet rate ci garantisce il massimo range possibile. Per quanto riguarda la telemetria impostatela su standard, il sistema sceglierà il miglior rapporto in base al refresh utilizzato. Switch mode impostatelo su hybrid e link mode su normal.
Model Match è una funzionalità particolare di ExpressLRS da usare in casi specifici. Ho già creato un video dove spiego come settare Model Match, ve lo lascio linkato in descrizione. Tuttavia nella maggior parte dei casi dovremo lasciarlo in off. Per finire la potenza potete impostarla su 100 mW massimo 250, sono dei valori che per la maggior parte dei casi vanno bene. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. Il GPRC LinkFlow si presenta come un'ottima scelta nel momento in cui abbiate bisogno di un modulo ad alta potenza sulla banda della 900 MHz, anche se c'è da dire che i 2 watt massimi sono una potenza estremamente elevata che difficilmente avrete reale necessità di utilizzare. Portare il modulo a 2 watt significa aumentare in modo considerevole il consumo della batteria della radio, problema comunque risolvibile alimentando il modulo tramite connettore XT30. Inoltre una potenza particolarmente elevata potrebbe non portare reali benefici rispetto a potenze più contenute. ExpressLRS infatti si è dimostrato un sistema piuttosto efficiente, che già a 250 mW ottiene ottimi risultati di range massimo e penetrazione del segnale. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.